Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io e la mia chioma vi diamo il benvenuto sul canale. Allora, questo è un video fuori programmazione perché, come sapete, io faccio uscire un video a settimana il sabato alle 14, però come vi ho detto in un precedente video, quando avrò voglia di fare un video che esula, ecco, dalla programmazione che abbiamo deciso insieme, lo posto, non è un problema, ecco, non ho nessun vincolo contrattuale con nessuna azienda che mi impedisca di farne più di una settimana quando ho la possibilità. A parte il fatto che praticamente sto distillando, perché sono in modalità cottura dall'interno, nel senso penso di avere una temperatura corporea di 380 gradi, perché non lo so, ho tipo, a parte che tipo è arrivato il caldo nel giro di una settimana, a che eravamo tipo, non lo so, in un clima mite, normale, primaverile, dove gli esseri viventi potevano vivere pacificamente con l'aria che circolava nel mondo, e niente, il grande caldo, il Sahara, morte. Siccome io sono una persona, come tantissime altre in realtà, che soffrono il caldo, non so che problemi abbiano le persone che adorano il caldo, io ho un conflitto particolarmente importante con le temperature alte e sto soffrendo. Mi sono armata di ventilatore, infatti è il mio unico amico, che spero che non mi lascerà perché ho soltanto lui, perché il climatizzatore credo che abbia qualche problemuccio in questo momento, è inutilizzabile, quindi dovrò contare soltanto sulle pale. Allora, come vi ho detto su Instagram qualche giorno fa, vi ho invitato a farmi delle domande su temi generali che avrei introdotto all'interno di un video Ask. Anzi, se non mi seguite ancora su Instagram potete farlo cercandomi come Nero Corvino, oppure se volete giù nell'info box trovate tutti i link diretti ai miei social. Se avete il piacere, ecco, di seguirmi con più assiduità, sappiate che su Instagram sono, a parte qualche periodo, ecco, eccezionale, sono molto attiva e cerco sempre di comunicare con voi attraverso domande, stories, insomma cerco sempre di avere un collegamento costante con la mia community. Mi avete fatto un bel po' di domande, in realtà non sono tantissime, la cosa che mi ha fatto veramente molto piacere è che sono molto varie, capelli, vita, eccetera, senza andare nello specifico, e di questo vi ringrazio perché a me piace condividere la mia vita con voi, però cerco sempre di rimanere una persona riservata. Allora, la prima domanda è stata: l'inversion method è il migliore per far allungare e infoltire i capelli? Alternative? Allora, ti dirò, secondo me l'inversion method, a mio parere strettamente personale, è il migliore perché è breve, non è particolarmente faticoso e nel giro di poco tempo praticamente hai realizzato il massaggio e hai concluso il ciclo di massaggi. A differenza infatti del massaggio indiano, che è un massaggio che va effettuato per periodi lunghi, che sono anche periodi che non sono, diciamo così, aiutati da delle pause intermedie. Tu puoi fare il massaggio indiano praticamente per sempre, tutti i giorni, non ha delle limitazioni particolari. Il massaggio in quel momento dura tanto, nel senso che il massaggio indiano tu devi farlo per 15-20 minuti ogni giorno, più o meno. L'inversion method lo devi fare per 4 minuti ogni sera per una settimana e ripetere una settimana per 3 mesi. Quindi tu fai una settimana questo mese, una settimana il prossimo mese, una settimana il mese successivo ancora, e hai finito praticamente. E io con questo metodo metto 4 centimetri in un solo mese. E a mio avviso è molto breve, non è faticoso, e utilizzi una sostanza follicolo stimolante rispetto invece al massaggio indiano, che non si avvale dell'utilizzo di sostanze follicolo stimolanti, quindi dovete vedere un po' voi qual è il metodo che fa al caso vostro e soprattutto valutarlo a seconda delle vostre necessità di tempistiche. Allora, la prossima domanda è: hai mai pensato di donare i capelli? No. Allora, non prendetevela le sostenitrici o i sostenitori delle donazioni dei capelli. Io non voglio assolutamente fomentare diatribe o conflitti con coloro che sostengono la causa, ma sinceramente ci sono troppe cose che mi puzzano. In primis non è il mio desiderio comunque tagliarli. Se un giorno avessi intenzione di tagliarli, che ovviamente è il passo primario che poi ti permette di donarli eventualmente, ecco, non so se li dono o se li donerò o donerei, perché in questo
macro ambiente della donazione dei capelli, sul quale io sto conducendo delle ricerche che vi condenserò, spero entro l'estate, in più video, perché vi assicuro che dietro questo mondo c'è una rete, una ragnatela di collegamenti poco chiari che sfuggono alla maggior parte di voi, che a me puzzano, e sono veramente tanti, e non mi piace l'idea di non avere le cose chiare. È vero che molte persone dicono vabbè, che ti frega, una volta che tu li hai tagliati li doni a delle associazioni o a chi per loro e tu hai la coscienza a posto. Però cioè, se noi dobbiamo vivere con l'idea di avere la coscienza a posto e non avere la chiarezza di dove veramente vanno a finire i nostri capelli, capite bene che secondo me è un controsenso. È come dire io la raccolta differenziata la faccio, poi non me ne frega niente se questa raccolta differenziata va veramente fatta in questo modo, oppure li bruciano tutti insieme e li buttano a mare. Cioè, che senso ha allora convivere col pensiero di avere la coscienza a posto e non assicurarsi che in realtà le cose che stiamo facendo con impegno vadano dove devono andare? Cioè, non ha senso. È un po' come dire io dono tot mesi, tot euro per la ricerca o per sostenere ad esempio un'adozione a distanza, io ho la coscienza a posto, però sti soldi non so dove vanno, però io ho la coscienza a posto. Allora è un fatto di egoismo, perché pensi soltanto al tuo benessere personale, ovvero sentirti a posto con te stesso. Quindi no, non donerò i capelli, se eventualmente in un futuro deciderò di tagliarli, e soprattutto non so neanche se li posso donare, perché ci sono delle regole che i capelli, quando vengono appunto donati, devono rispettare, e non credo che comunque i miei siano contemplati, nel senso che comunque i miei hanno non possono essere trattati con agenti chimici o schiariti, ecco, non sono dei capelli che si prestano secondo me anche ai trattamenti cui vengono sottoposti i capelli, che poi devono essere lavorati, quindi penso che me li tirerebbero dietro comunque, cioè a questo punto me li conservo in un cassetto intrecciati e basta. Allora, un'altra domanda è: ciao, ho iniziato da poco con l'indigo, lo consigli anche in estate? Grazie. Allora ti dirò, io l'indigo l'ho fatto ieri, che era il 20 giugno. Io in realtà non lo ripeterò fino a quando poi sarà settembre, perché ho paura che durante l'estate possa scaricarmi, anche perché io come molte persone tengo i capelli bagnati d'estate, nel senso che o sono sempre a mare o comunque non uso nessun tipo di mezzo per asciugarli, perché io il phon me lo dimentico. Quindi ho paura che, appunto, essendo sempre bagnati, umidicci, l'indigo, soprattutto quello che utilizzo io, che è molto tintorio, possa andare a macchiare cuscini, federe, oppure anche a macchiare la pelle. Lo consiglio se non sudate o non andate a mare. Ecco, perché mi ricordo che anche se sudo molto, l'indigo, se l'avete appena fatto, chiaramente si scioglie insieme a voi. Altra domanda: qual è la tua più grande paura? Immagino sia il fallimento, la paura del fallimento. Avere paura, chiaramente, mi sono resa conto negli anni soprattutto che non è soltanto un grande limite, ma la paura ti fa fare delle enormi cazzate nella vita. Non soltanto ti fa perdere dei treni importanti nella vita, ma a volte non ti permette di essere quello che sei e non ti permette di fare quello che vuoi fare. Io molte cose, ad esempio, non le ho fatte perché, uno, o avevo paura di fallire, due, avevo paura di pentirmi poi in futuro di qualcosa che avrei fatto. Magari c'era qualcosa che volevo fare, però poi dico cavolo, in futuro me ne pentirò di sta cosa, quindi è meglio che non la faccio. Altra domanda: ogni quanto si devono tagliare i capelli? Guarda, direi al bisogno. Io non sono per fare dei tagli a cadenza che vadano a rispettare ad esempio delle mensilità o dei tagli settimanali, cioè non credo che sia utile e non credo che sia anche sereno per la nostra psiche, nel senso che una persona che vuole fare crescere i capelli e si trova continuamente con lo stesso taglio, sempre alla stessa altezza perché li taglia, a meno che ovviamente non parliamo di situazioni in cui i capelli sono veramente molto danneggiati, quindi a quel punto
è normale che si debbano tagliare, secondo me è anche abbastanza snervante. Io credo che la cosa migliore sia fare 2 tagli all'anno, una volta ogni 6 mesi, uno dopo l'estate, quindi intorno a settembre, e uno intorno a febbraio, marzo, dopo comunque che è passata la stagione quella un po' più fredda. E dopodiché secondo me sono tutti tagli opzionali che magari si scelgono per modificare il taglio oppure dare una piccola spuntatina, ma comunque niente più di questo. Secondo me tagliare di più porta soltanto ad essere frustrati e non ci gode mai la lunghezza, quindi secondo me a parte diciamo situazioni di necessità in cui il capello è veramente rovinato, secondo me l'ideale per dei capelli normali, sani, che non hanno particolari problemi è tagliarli o spuntarli 2 volte l'anno. Allora, usi il Total Natural per tutto o solo per i capelli? Ti adoro, sei bellissima, grazie. Allora, io uso il Total Natural solo per i capelli e in parte per la pulizia del viso, perché io lavo il viso con la farina di ceci, ma utilizzo poi delle lozioni che sono appunto la crema dell'acqua di rose, però utilizzo un tonico naturale che mi pare sia l'idrolato di timo e l'idrolato di lavanda. Poi per il corpo utilizzo dei docce a schiuma ecobiologici. Ovviamente per l'intimo preferisco comunque optare per dei detergenti intimi che trovi in farmacia, tipo io adoro il Saugella verde, quello col timo vulgaris, da anni che uso quello e mi trovo veramente molto bene. Però total soltanto i capelli. Che libri ti piacciono? Leggi molto? Allora, a me piacciono i libri thriller, i romanzi rosa, ma dipende, cioè devono essere romanzi rosa seri, cioè non che hanno una trama molto percepibile, devono comunque avere dei colpi di scena. Però un bel romanzo rosa me lo leggo con piacere, un romanzo rosa serio, anche se i miei preferiti sono i thriller, i gialli, ecco, queste ambientazioni molto investigative che del resto come potrebbe non essere. E mi piacciono anche molto i fantasy. Ad esempio i fantasy quelli pesanti, tipo Il Signore degli Anelli. Adesso sto leggendo il Silmarillion, poi sto leggendo La Signora delle Camelie. Mi piacciono molto anche i classici, però dipende se sono classici noiosi, non tanto. Il Fu Mattia Pascal, ho sotto mano anche un libro sulla scena del crimine, dalla frenologia alle impronte digitali, perché non me lo faccio mai mancare, un libro sulla criminologia o la criminalistica. E ho sotto mano, sì lo so, ho tanti libri sotto mano, il serial killer, non mi ricordo di che autore sia in realtà, perché io ho tanti libri su serial killer, criminologia, criminalistica, veramente tantissimi, che affrontano la tematica in modo più accademico e che ti fanno anche vedere tipo le ricerche psicologiche sugli autori di reato, ecco, vanno un po' più sulla psicologia, mi piacciono un botto. Anche i romanzi storici mi piacciono molto, quindi io praticamente a giro ho sotto mano un libro di criminologia, un libro giallo, ogni tanto ci metto un romanzo rosa che mi piaccia e ogni tanto ci metto qualche altra cosa, magari sempre non so, di psicologia clinica, tipo qualcosa del genere. Non leggo tantissimo, però leggo abbastanza, sono una buona lettrice. Allora, la prossima domanda è: sei mai stata innamorata di uno che non ti ricambiava? Sì, vi lascio immaginare ad esempio Chris Hemsworth non mi ricambia, Jensen Ackles non sa neanche che esisto, Leonardo DiCaprio non mi vedrà mai probabilmente, niente, Brad Pitt sì, comunque di molti direi. Poi sì, poi c'è stato qualche persona che in realtà fa parte della mia vita da comune essere vivente. Sì, vabbè, è successo chiaramente di essere stata innamorata di uno che non mi ricambiava, ma non solo non mi ricambiava, si è messo con me per pietà e poi mi ha mollata dopo un mese con un messaggio. Già. Allora, un'altra domanda, una cosa che vuoi dire alla Marta del passato.
buttati, ma non dalla finestra, cioè buttati, cioè anche forse probabilmente sì, eviteresti, diciamo, delle situazioni spiacevoli che continuano imperverse a presentarsi nella tua vita. Vabbè, a parte questo, direi di buttarsi, di fregarsene delle conseguenze in senso maturo, nel senso non è che devi tipo ammazzare a uno e fregartene del fatto che ti beccherai l'ergastolo, no, non parlo di queste situazioni, dico che io a volte ho perso molti treni nella vita che mi avrebbero portato a delle piacevolissime conseguenze, ma che magari insieme a delle conseguenze piacevoli avrebbero portato magari dei miei rimuginii, avrebbero portato magari a dei miei atti di coraggio che magari non ero pronta a fare, ma non ero pronta a fare perché magari ero piccola, perché magari ero incerta, non avevo una sicurezza mia, non avevo una personalità, una sicurezza di carattere, tutti i fattori che magari poi arrivano col tempo e arrivano anche con la tua maturità. Quindi direi alla Marta del passato: pensa meno e fai di più, quindi buttati quando ci sono delle situazioni favorevoli a te che sì, nascondono magari qualche piccola insidia, ma che cos'è che nella nostra vita non ha un minimo di rischio? Chi non risica non rosica, ecco, probabilmente direi questo alla Marta del passato. L'impacco idratante con la polvere di meti si può fare spesso o solo una volta al mese? Grazie. Allora, l'impacco idratante in realtà lo puoi fare tutte le volte che pensi sia necessario, come ad esempio puoi fare nello stesso modo con altri impacchi naturali, quello con gli oli, quello con le erbe. Non ci sono, ecco, delle limitazioni o delle controindicazioni all'utilizzo costante o anche ravvicinato tra un impacco e l'altro, soprattutto gli impacchi idratanti. C'è stato un periodo in cui facevo gli impacchi idratanti dopo ogni shampoo, quindi io lavavo i capelli una volta a settimana più o meno, li facevo dopo ogni shampoo, quindi li facevo 4-5 volte al mese. Se i miei capelli sono insomma assetati e c'è questa necessità, lo puoi tranquillamente ripetere tutte le volte che vuoi, non c'è un limite, quindi lo puoi fare anche più volte se per te è necessario. Poi questa non è una domanda, ma è un feticista, vabbè, che mi segue come al solito, sapete che sono i miei seguaci. Diciamo che io sono la regina Elisabetta, per loro sono i miei sudditi. Really, you have a hot hair, pretty girl, I'm following you from Iraq. Allora, io saluto gli amici dall'Iraq, ma dubito che capiranno l'italiano. Ah, me ne sono persa una, guarda, me ne sono persa una che fa: ti faresti mai bionda? Allora, se mi hai fatto questa domanda probabilmente non mi conosci. No, a parte che sono conscia di tutti i rischi, nel senso che sono conscia di tutti gli effetti collaterali che potrebbero procurare i miei capelli, quindi anche se fosse anche mio desiderio, credo che desisterei fortemente dall'applicare il decolorante sui miei capelli. Non penso che loro sarebbero felici. Non penso che loro ne sarebbero felici e sinceramente neanch'io, in realtà non è un mio desiderio, però comunque ho fantasticato ogni tanto di vedermi bionda, però in quel senso potrei anche mettermi una parrucca, ad esempio fare le prove davanti allo specchio di come potrei essere se fossi bionda. No, non mi farei mai bionda in senso permanente, cioè utilizzando i miei propri capelli, probabilmente utilizzerei una parrucca. Chissà come starei bionda, sai, non lo so. Vabbè, vorrà dire che allora andiamo su Amazon e compriamo subito una parrucca bionda. Potrei fare uno scherzo a mia madre magari, o al mio fidanzato: ehi amore, mi sono fatta bionda. Che come? Sì. Allora ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video, che a me piace anche tenervi compagnia anche facendo dei video molto più leggeri. Io ovviamente vi ringrazio per essere stati con me durante la visione di questo video. Vi ricordo che se avete piacere mi trovate sia su Instagram sia su Facebook. Se volete essere anche un po' più interattivi potete anche scrivermi in DM. Chiaramente io, come vi ho detto, in questo periodo di esami e di progetti vari sono un pochettino assente, però sto cercando di rispondere un pochettino a tutti anche a singhiozzo e di assicurare comunque la mia presenza all'interno sia del canale sia di Instagram. Come sapete faccio del mio meglio, ecco, non sono una persona che si lascia andare le cose così. Purtroppo è la parte della mia vita che quando ho impegni o esami è quella parte che va sempre sacrificata al solito. Io quindi vi ringrazio per avermi fatto compagnia in questo video, spero di avervi intrattenuti ed avervi fatto passare del tempo in tranquillità. Noi adesso ci vediamo al prossimo video e io vi auguro una buona serata e un buon weekend.